Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di maggio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Andremo a vedere insieme il vostro arcano, le energie principali, la parte dedicata all'amore e alle relazioni, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. E in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e anche trovate i link per acquistarli. E adesso facciamo un piccolo passettino indietro dove ci eravamo lasciati nel mese di aprile. Voi avevate la carta del Papa, molto interessante per alcuni aspetti di mediazione, di confronto e di collaborazione. È comunque una carta di nuovi sviluppi e cambiamenti, magari nella propria vita personale, a livello interiore, essendo legata alla saggezza, alla competenza, anche a un certo modo di relazionarsi e di comportarsi, perché certe volte può essere un po' rigida come aspetto dominante, però vuol dire che si vogliono far funzionare le cose in un certo modo. La mettiamo da parte e adesso andiamo a vedere come si è evoluta questa energia con il vostro arcano del mese di maggio. Allora, troviamo la carta della giustizia. Ecco, molto interessante per riprendere un po' quel discorso di voler far funzionare le cose, ma qui c'è anche la possibilità di andare a sistemare delle situazioni pregresse, delle cose che ci portiamo dietro da un po' di tempo, spesso è anche legata alle questioni burocratiche, legali, a tutto quello che abbiamo in un certo senso programmato e quindi adesso vediamo se le cose funzionano come ci siamo prefissati. Ci consiglia di usare razionalità, di usare la logica, di fare attenzione ai nostri atteggiamenti e comportamenti, onde evitare conseguenze spiacevoli. Ogni cosa va valutata prima, precedentemente, ecco perché ha quella sua componente vero di preparazione anche per un nuovo inizio, ecco perché dobbiamo farci trovare pronti. La mettiamo da parte e adesso andiamo a vedere come questa più o meno si riflette nei vari ambiti. Partiamo proprio da quello strettamente personale, quindi un po' come si muovono le energie dentro e fuori di voi, per cercare di poterle gestire al meglio. Troviamo la carta dell'appeso. Quindi all'inizio vuol dire che il mese si apre un po' in una fase di confusione, di incertezza e di sospensione. Magari è proprio lì che state cercando di riflettere, di capire appena magari appena si sbloccano alcune circostanze, oppure proprio perché ci sono alcune vicissitudini, alcune incombenze a livello esterno, il blocco ahimè è necessario, però poi troviamo il fante di bastoni e il re di bastoni. Tanta energia di fuoco, quindi vuol dire che a parte l'inizio, poi ci sono molte più possibilità di prendere il controllo e soprattutto coraggio e determinazione di affrontare alcune situazioni, anche persone, perché spesso fanno riferimento ad alcune persone nello specifico e quindi alcune circostanze che dobbiamo in qualche modo gestire. Però essendo proprio nelle energie personali magari è super consigliato osservare
prima di agire, oppure aspettare il momento giusto prima di intervenire e fare un qualcosa. Quindi avete bisogno di superare l'indecisione, il blocco, diciamo l'incertezza per poi trovare il momento giusto di comunicare, di agire. Soprattutto per chi magari vuole, fare delle cose che avete già prefissato, che avete già in mente. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente ricordo che per chi non è interessato o comunque chi vuole anche valutare aspetti legati alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, potete ascoltare. Ovviamente quelle indicazioni devono essere un po' adattate. Dobbiamo il 7 di spade, un'energia un po' così un po' strana, nel senso, perché può indicare alcuni aspetti legati alla fuga, al sfuggire da alcune cose che non si vogliono affrontare, oppure alcune dinamiche, un po' difficili, un po' complesse, che non si ha voglia, di sistemare o di valutare. Ecco perché quella fase di sospensione ci consiglia di valutare un po' di escamotage, di organizzare per bene alcune cose, perché è vero, alcune cose possono sfuggire purtroppo al nostro controllo. È solo un'energia così, un po' frenetica, un po' iniziale, un po' di dubbio, un po' di incertezza che, può generare, qualche piccolo screzio o qualche fastidio. Come vi dicevo, sottolineo facilmente superabile perché poi avete delle bellissime energie. C'è la stella, vuol dire che in questo mese può essere molto proficuo e vantaggioso programmare alcune cose che volete fare nel prossimo futuro, che possono essere, progetti comuni, progetti anche a livello personale, di famiglia stessa, a volte puoi indicare semplicemente organizzarsi con un viaggio, oppure se volete programmare qualcosa, di più specifico per voi, oppure anche, di miglioramento della propria vita sentimentale, emozionale, prendendosi maggiormente cura non solo di se stessi. Io dico sempre di partire da noi stessi, perché se ci prendiamo cura di noi, siamo anche più tranquilli, più sereni, abbiamo più energie da dedicare agli altri, intorno, soprattutto ovviamente nelle relazioni più importanti, perché abbiamo questa bellissima regina, di coppe, che nelle relazioni appunto indica comprensione, amorevolezza, dedizione, rispetto reciproco, assolutamente sì. Quindi ci possono essere anche dei nuovi sviluppi e realizzazione in questo periodo, soprattutto se avete programmato precedentemente qualcosa, allora la stella può fare riferimento proprio a una realizzazione in questo periodo. Per i single, a volte anche per chi sta vivendo una situazione abbastanza complessa e difficile, io consiglio anche di ascoltare, questa parte, dove troviamo il 4, un altro 4, quindi quello di spade e quello di bastoni e poi il 6 di bastoni. Che qui tanta energia fuoco come in quelle, principali. Certo non è la vostra è un po' più vicina al 4 di spade, però attenzione, abbiamo proprio quell'inizio, l'inizio un po' rallentato, un po' spento, un po' fermo, un po' bloccato. Cosa vuol dire? Che magari se c'è una frequentazione, se c'è una conoscenza, c'è distanza, c'è freddezza in questo momento. E può succedere quelle volte dove, magari c'è una fase iniziale, però per qualche motivazione si interrompe per poi riprendere successivamente, oppure di conflitto e di distacco, voluto, causato, non da voi o dall'altra persona, quando c'è un blocco sui social, su WhatsApp, per dire insomma queste cose, molto molto moderne, ahimè, cioè quando si fa ghosting. E poi c'è
possibile ripresa, o possibile ripresa quindi in qualcosa che si va a sbloccare, o addirittura alcune situazioni, per quelle più critiche, vengono proprio bloccate e c'è invece una nuova fase, quindi la preparazione è una nuova fase, una nuova conquista. Quindi il 6 di bastoni effettivamente può farci capire che magari c'è quella nuova fase. Nuova conquista io intendo in senso lato come nuova conoscenza, nuove opportunità, socializzazione, possibilità di utilizzare il proprio fascino, perché no, anche diciamo se stessi per attirare l'attenzione di qualcuno, quindi intendo questa nuova fase. E adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Vediamo che cosa vogliono dirvi. Troviamo una carta del giudizio. Ecco, qui c'è, a proposito proprio di finanze o anche di lavoro, una nuova fase, un risveglio, nuove opportunità, anche proposte, nuovi guadagni, cioè soprattutto io intendo in senso lato di guadagni, ma per alcuni può anche riferirsi a una nuova fase molto più positiva dove si lasciano indietro situazioni critiche, dove ci sono state delle eccessive spese e dispendio di energie, allora qui ecco che c'è questa nuova fase. Molto più positiva nella prima parte del mese, qui consiglio di non sprecare troppe energie, quindi di utilizzarle al meglio nelle cose più importanti, magari andare a concentrarsi sui dettagli, sulle cose, che magari meritano la vostra attenzione, perché come vi dicevo, rischiate di stressarvi eccessivamente, quindi di sovraccaricarvi e infatti alla fine c'è questo 10 di spade che fa capire, proprio, che potrebbe esserci una fase di stress, una fase un po' difficile e complessa, in senso positivo può portare alla conclusione di un qualcosa che già precedentemente ci si portava dietro e allora ecco che c'è la fase conclusiva. Altrimenti sì, è un evento, un qualcosa che potrebbe sconfortarvi, può essere magari stress nel lavoro, può essere delle richieste un po' eccessive, prevaricazione oppure spero che non sia qualcosa a livello di troppo negativo, ecco perché consiglio di sistemare bene le vostre faccende a livello burocratico e legale e poi anche attenzione agli investimenti, quindi in questo senso. Come vi dicevo, una fase di evoluzione, di miglioramento, anche per chi è in cerca di lavoro e chi vuole fare grandi cambiamenti. È vero che nella peggiorissima, bruttissima ipotesi, e io ricordo sempre che è una lettura generica, può indicare interruzione del lavoro o passeggera per varie motivazioni, forse anche voluta per burnout o questioni veramente importanti, oppure proprio interruzione. Quindi qui anche qui vi do delle informazioni per cercare di capire come adattarle a quello che state vivendo. Siccome c'è anche la carta della ruota, questo soprattutto per chi è alla ricerca, o chi sta tentando un nuovo progetto, una nuova idea, un nuovo proposito, un nuovo investimento, io direi di valutare attentamente. Ricordatevi sempre le vostre energie principali di osservazione, di cura, di attenzione, di aspettare il momento giusto per intervenire, di essere proprio ben sicuri. Se c'è incertezza, meglio aspettare tempi migliori. E qui salta fuori qualcosa all'improvviso, che può essere una proposta, può essere magari anche consigli utili. Secondo me è proprio l'idea della proposta che è da cogliere o non cogliere, dipende da quello che state cercando, perché essendoci un'energia della ruota che è
molto, molto altalenante, molto diversa, dipende da ognuno di noi, quindi ci sta dicendo che magari questa proposta per me potrebbe essere interessante, per un'altra persona un po' meno, per un'altra ancora decisamente no. Quindi consiglio di seguire un po' il flusso degli eventi, anche in base a quello che cercate, alle vostre possibilità e magari prendere e cogliere quel giro di ruota a vostro vantaggio, oppure di girare ancora e di procedere e andare avanti. Adesso infine vediamo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese. Troviamo lo Scorpione, poi troviamo Pesci. Ovviamente io dico da attenzionare nel bene o nel male, che questi sono i segni dominanti, e poi troviamo anche il Cancro. Dominanti nel senso che magari alcuni possono favorire, essere collaborativi, di aiuto e di sostegno, altri invece di impedimento, di blocco, o esserci degli eventi che collegano queste varie relazioni e che comunque bisogna fare un po' di cura, un po' di osservazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di maggio. Ciao!